Bentornati su Anime del Mondo, io sono Alex, come sempre questo è il canale per voi creativi e creative, modellisti, collezionisti, chi più ne ha più ne metta, ma oggi iniziamo una piccola serie, non è come Diorami Insieme che comunque vi linko qua sopra, ma è una piccola serie per creare una cascata in diorama, ma prendo la palla al balzo perché faccio due cose in una, quindi vi spiego e vi faccio vedere come creare una cascata ma in una cornice. Come useremo questa cornice? Semplicemente come base. Adesso poi lo vedremo con questa sorta di tutorial barra miniserie, ma è una cosa che prendo così la palla al balzo appunto per farvi vedere come si può creare una cascata, ma utilizzare una semplice cornice, in questo caso io l'ho trovata su Amazon, ma potete anche cercarle, vi lascio qua sotto qualche link, ma sono delle semplici cornici per le foto, che abbiano però il fondo, quindi un fondo che si può togliere, si può estrarre, che poi ci sia il vetro o meno non interessa, perché a noi ci servirà questa base. La cornice perché? Perché farà da base al nostro diorama, quindi rendere anche più carina la base del nostro diorama. Che dire d'altro? Se volete soprattutto iscrivetevi, così andate a vedere anche tutte le altre puntate di questa miniserie che pian piano si comporrà e andrò così a metterla nella playlist specifica. Cosa vi devo dire d'altro? Niente, dovete seguire questa sorta di tutorial e seguirmi anche negli altri video. Andiamo sul tavolo e cominciamo a lavorare. Per prima cosa dobbiamo assolutamente prendere la misura di questa cornice, della parte interna, quindi andiamo a togliere la parte interna che ci farà da base, poi questo sotto lo potete togliere come non togliere, dipende da voi. Questo lo andiamo a togliere, ecco qua, lo togliamo, ma dobbiamo renderci conto che qua c'è uno spessore, quindi siccome questo ci farà da base e verrà completamente coperto, io l'ho tolto apposta per farvi vedere questa cosa, dobbiamo comunque prima rimettere questo nella sua sede, perché potreste usare anche per esempio un pezzo di non so, di compensato e farlo a misura, ve l'ho fatto togliere apposta per quel motivo. Andiamo a rimettere un attimo questo, ok, se si riesce, perfetto, perché a questo punto dobbiamo prendere le misure interne, quindi andiamo a segnarci questo, così da vederlo molto bene. Adesso possiamo toglierlo. Adesso possiamo fare in due modi. Il primo modo è semplicemente tratteggiare, ricavare più che altro le misure da questo rettangolo segnato e riportarle sui pezzi che ci servono, ma a questo punto ci conviene di più usare un foglio. Io adesso uso questo, ma è per dimostrazione alla fine, perché ci serve veramente che sia il più giusto possibile, è vero, ma se avete un foglio trasparente è ancora meglio, semplicemente per il fatto che qua, se fate così, avete già le dimensioni che vi servono. Per esempio io vado a segnare qui e qui. E con una squadretta vado a prendermi, squadretta, un righello, una riga, vado a farmi il tratto. Qui abbiamo 12 cm e 3, andiamo a farci la stessa misura da questa parte,
e qui prendiamo la stessa misura, 17,2. Non serve la precisione assoluta perché tanto questo poi lo andremo a tagliare per inserirlo nella cornice. Eccoci qua. Ora riportiamo la cornice dentro. Ecco qua, andiamo a vedere se è giusto, e come vedete ci sta perfettamente. Consiglio mio, state un po' più stretti, per esempio qui potremmo farlo leggermente più stretto, perché la cornice la metteremo dopo e quindi ci serve una base che riesca a inserirsi poi nel nostro pezzo. Ora dobbiamo prendere le misure per fare i pezzi, scusate il casino, per i pezzi principali. In questo caso io ho preso questo polistirene da 5 cm, se non ricordo male da 5 cm, scherzavo, sono 6, ma va bene lo stesso, perché ci serve per fare la struttura principale. Adesso la facciamo con intanto le misure che ci servono. Sappiamo che questo, e vi ricordo che non ho fatto disegni appositamente per farvi vedere che anche con un po' di ingegno si può fare un po' di cose, insomma. Ma andiamo a prendere questo, noi sappiamo che dobbiamo farlo largo così, e ora dobbiamo passare al taglio. Esatto, però stavo controllando che sì, è abbastanza, è quadrato, quindi possiamo usarlo in tanti modi. Andiamo a prendere la nostra Thermocut, eccola qua, però la devo girare perché altrimenti sono scomodo. Ecco qua, con il suo pedalino che è comodissimo, perfetto. Adesso dobbiamo decidere questa cascata quanto farla alta, perché effettivamente così sarebbe molto alta, sarebbe parecchio alta, quindi direi di abbassarla un pochino. Ecco qua, questa è la nostra struttura principale. Al momento togliamo di mezzo la Thermocut, già avete più o meno un'idea di quello che sto per fare? Adesso ci serve la base sotto. Per fare la base sotto possiamo anche recuperare questi pezzi e poi metterli insieme, tanto poi verrà tutto modellato. In questo caso vediamo se riusciamo a stare dentro ai pezzi. Qui ci mancano poco meno di 6 cm, sì, ci può stare. Quindi a questo punto riprendiamo la Thermocut,
tagliamo i pezzi che ci servono. Abbiamo detto che questo è la parte principale dove ci sarà la cascata e questo possiamo metterlo da questa parte e fare poi il riempitivo, quindi dobbiamo tagliare questo pezzo per il lungo e farne due pezzi uguali. Io farò così in modo tale di avere più spazio possibile di lavoro. Ok. Rimane uno spazio, quindi secondo me possiamo togliere la goffratura, che in questo caso è questa, in modo tale che poi non ci dia fastidio nella lavorazione. Ed ecco qua i nostri pezzi principali per fare la nostra bella cascata. Adesso spostiamo la nostra Thermocut, che con il pedalino è fantastico. Adesso ve lo rifaccio vedere perché lavorare col pedalino, avete visto, è molto semplice, molto veloce. Con questo pedalino è fantastico, fate dei lavori velocissimi. Ecco il casino. Bene, abbiamo la nostra struttura tra virgolette principale, che è quello della cascata. Attenzione però, perché in questo caso qua ci sono queste parti qua, questi rivetti che potrebbero dar fastidio. Io a questo punto premo un pochino sotto in modo tale che si imprima sulla parte sottostante il rivetto, faccio lo stesso con l'altro. Vedete? In questo modo potrò poi andarli posso anche scanalarli, quindi non far vedere poi che c'è questo, però l'importante è che stiano fermi, che siano piatti sulla base. Lo stesso ovviamente si farà con questo, e quindi io mi vado a segnare anche le parti che vanno avanti. Ecco qua. Ora si possono fare altre modifiche, per esempio la goffratura di questa parte, la gofratura dietro, cosa che andremo a fare proprio ora, perché altrimenti poi sarebbe anche difficile toglierla, soprattutto nella parte posteriore che voglio sicuramente eliminare. La parte anteriore si potrebbe lasciare perché poi va modificata, va scolpita, ma a quel punto conviene toglierla addirittura, tanto con la Thermocut ci mettiamo veramente poco. Ed ecco che abbiamo i pezzi per la nostra cascata e questo è la base da cui partire per realizzare appunto questa cascata. Questo episodio finisce qui e noi andiamo alle conclusioni. Ed ecco che prende forma questa piccola cascata che mi dà l'opportunità, appunto, come vi dicevo all'inizio, di farvi vedere due cose, due idee. Primo, come si può realizzare una cascata, e quindi faremo un piccolo diorama con la cascata,
Secondo, come poter impreziosire la base del vostro diorama se partite dall'inizio, quindi usare una cornice qualsiasi a vostro gradimento e costruirci dentro un diorama in modo tale di avere anche un oggetto molto più carino da vedere se esposto. Io spero vi sia piaciuta quest'idea, ovviamente ci saranno altri video di questo perché la porteremo fino alla fine e quindi insomma state con noi, anzi state con me soprattutto, e andate a iscrivervi al canale, mi raccomando, e seguitemi sugli altri social, che non si sa mai che ogni tanto arrivano magari qualche domanda che vi posso fare qua e là e magari può essere utile per fare altri video magari più interessanti anche di cose specifiche. Vi ricordo che sotto ci sono comunque tutti i link per andare a visitare tutto quello che c'è da visitare, quindi non vi preoccupate, tutte le info ci sono, non ve le devo dire, si possono leggere qua sotto. Da Alex e Anime dal Mondo è tutto, ciao!